Ciao a tutti cari amici dei gemelli, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per questa primavera, come dico sempre sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo vi invito ad ascoltare anche il vostro ascendente e segno lunare. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche generali per questa primavera. Oh wow! Gemelli. Torre e giudizio. Qualcuno qui potrebbe essere che abbia il suo risveglio spirituale questa primavera. Se così fosse, congratulazioni. La torre parla di quello che è il crollo dell'ego, ok? Parla di quello che è il crollo delle proprie sicurezze, parla di quello che è una fase, diciamo così, destabilizzante. Mentre il giudizio parla proprio di quello che è la chiamata di tipo divino, quindi, tra uno e l'altro sento che veramente qualcuno potrebbe avere quello che è il risveglio spirituale di cui parlavo prima, il fatto che si capisca fin dove arriva l'ego, si cerchi di azzittirlo o comunque di non farsi comandare, perlomeno da quello che è l'ego, okay, perché l'ego comunque alimenta sempre le paure, non è una buona influenza diciamo. Ed è importante riconoscere che cosa è nostro e che cosa in realtà è dell'ego, okay. Il giudizio fa riferimento, a quello che potrebbe essere una chiamata di tipo spirituale, come, vi dicevo prima, o magari per qualcuno una chiamata anche di tipo fisico, okay, nel senso che può essere proprio una telefonata, una notizia via mail o qualcosa per lo stile. Andiamo a vedere nello specifico. Allora abbiamo un fante di pentacoli, il papa, la regina di pentacoli e un 10 di bastoni. Allora qui sento che avete anche il papa, quindi sì, molto forte il discorso del risveglio spirituale devo dire. Il fante di pentacoli mi fa proprio, capire che siete in un periodo in cui siete piuttosto focalizzati su voi stessi, okay, ma non in senso egoistico. È come se, state imparando in qualche modo, ehm, direi a gestire le situazioni, mh? State imparando diciamo, io le chiamo tecniche di sopravvivenza, okay, comunque come gestire le situazioni. Con il Papa sento che per qualcuno potrebbe far riferimento a quello che è, come dicevo prima, una sorta di crescita di tipo spirituale, potrebbe anche parlarmi di quelli che sono i riconoscimenti, a livello di società, a livello di sociale, proprio del circolo sociale, dentro il quale magari state. E poi abbiamo una regina di denari e un 10 di bastoni. Guardate, il Papa molte volte fa anche riferimento, a quello che è un matrimonio e avendo anche la regina di pentacoli e il 10 di bastoni, potrebbe essere che qualcuno decida di sposarsi e quindi di, trasferirsi. Perlomeno se non è un matrimonio potrebbe anche parlare di quello che è una guardate, asso di denari, 2 di coppe, eh sì, potrebbe essere una convivenza comunque, qualcosa per lo stile. Se non fosse una se a voi non vibrasse, diciamo così, come una stesa di tipo romantica, potrebbe tranquillamente essere che c'è un riconoscimento da un punto di vista lavorativo, c'è quello che è una promozione, ma per questo bisogna trasferirsi. Ci sono delle responsabilità, comunque dei pesi in più da sopportare. Ehm, allora diciamo che potrebbe essere un pochettino, impegnativo se vogliamo il cambio. Ecco, probabilmente se fosse una stesa di lavoro questa chiamata, questa telefonata, questo risveglio, questo, innalzamento se vogliamo, potrebbe essere riferito proprio all'inquadramento che voi avete magari all'interno di un'azienda, Sento che comunque all'inizio non è semplice questo tipo di cambiamento, questo tipo perché ricordiamoci che c'è la torre, quindi un cambiamento c'è o sì, sento che però, come vi dicevo all'inizio, magari sarà un pochettino, complicato, ma complicato non perché sia semplicemente c'è una sorta di
come vi posso dire, è come tenere il piede in 2 scarpe, no, e quindi diventa un attimino difficile gestire le 2 cose insieme, magari quello che avevate prima e la cosa nuova verso la quale andate, la relazione di prima e la relazione nuova, se fosse, ma non sento tanto che sia relazione, la sento di più come un discorso lavorativo. Però vabbè, ognuno poi lo applichi alla propria realtà come risuona, okay? Ehm, Vi dico che comunque verso la fine di aprile, l'inizio di maggio, ehm, sento che avete un cavallo di bastoni, andrete dritti per la vostra strada, farete quello che è un'azione concreta, andrete avanti con determinazione e il vostro punto di forza è il 7 di bastoni. Non vi farete influenzare da quelle che sono le energie esterne, okay? Io sento che rimarrete focalizzati su quello che è il vostro obiettivo, su quello che potrebbe essere appunto questo tipo di miglioramento a livello lavorativo. Comunque per molti potrebbe essere anche restare focalizzati su se stessi, okay? Allora, poi abbiamo un asso di 7 di bastoni, asso di denari, 2 di coppe, il sole, 6 di coppe, quindi sono carte comunque belle, per molti potrebbe risuonare come una stesa appunto di amore, di relazione, perché comunque abbiamo un bellissimo 2 di coppe. Comunque torniamo indietro un attimo. Sento come vi stavo dicendo che rimarrete focalizzati su quelli che sono i vostri obiettivi. 'Sto 7 di spade non mi piace mai e tutte le volte esce. E ci sarà quello che è un inizio di tipo concreto, un nuovo tipo di percorso. Io sento questo giudizio potrebbe anche far riferimento al fatto, se guardo l'asso di denari, che, è come se prendeste consapevolezza del fatto che ci sono altri tipi di strade che prima magari non avevate valutato, altri tipi di mezzi, altri tipi di vie, sì, di alternative se vogliamo, che magari prima non avevate calcolato, diciamo. Alla fine del periodo avete un bellissimo 2 di coppe che parla di unione, parla di un'unione proprio felice, parla di quello che magari è una collaborazione riuscita, okay, parla anche di innamoramento. Abbiamo un bellissimo 6 di coppe qui che con il giudizio potrebbe far riferimento a una persona che torna dal passato, magari è proprio questo cavaliere di bastoni o, ma il fante di pen no, sento di più che questo cavaliere di bastoni, perché il fante di pentacoli lo sento come se foste voi, il fatto che vi state concentrando, no, per certi versi. Comunque, ripeto, applicatelo alla vostra realtà. Abbiamo un 6 di coppe e di nuovo il 6 di coppe fa riferimento a quello che potrebbero essere le anime gemelle, però ricordate che avete la torre e alla fine della stesa finisce con un 7 di spade. Qui c'è qualcuno che non ve la racconta giusta o voi non la state raccontando giusta a qualcuno, Voglio andare a vedere un attimo questo 6 di coppe. Il 6 di coppe è spiegato da un asso di spade al contrario, da quello che è una regina di bastoni al contrario e da un 9 di coppe al contrario. Mhmm, io sento che qualcuno qui non ha compiuto un sogno, perché abbiamo la carta del sogno compiuto al contrario e anche il 6 di coppe fa riferimento a quelli che sono i sogni, i desideri, se vogliamo anche un pochettino le fiabe, no, quindi sento che è come se ci fosse questa sorta di speranza, questa sorta di, sì, è proprio la speranza di avere un qualche cosa con questa persona che sia duraturo nel tempo, okay, perché probabilmente in passato non c'era, la chiarezza mentale necessaria o quello che era una stabilità interiore necessaria per iniziare questo tipo di relazione. Però fate attenzione, fatemi vedere il 7 di grazie. La sacerdotessa, al contrario, il 5 di pentacoli e l'8 di pentacoli al contrario. Fate attenzione allora a quello che non state ascoltando di voi stessi, perché c'è qualcuno qui che ha l'istinto che sta spingendo forte, ma non lo si ascolta e comunque qui avete un 5 di denari e un 8 di pentacoli al contrario. Il 5 di denari parla comunque di un qualche tipo di perdita, magari proprio a livello finanziario e abbiamo la carta del lavoro che è al contrario. Quindi fate attenzione dentro che cosa vi mettete con questo asso di pentacoli, fate attenzione alle responsabilità e ai pesi che magari non sono vostri, che vi vengono lasciati, okay. Comunque qui qualcuno prenderà consapevolezza, prenderà coscienza di un qualche tipo di realtà che avete intorno, okay. Come se ci fosse un risveglio di: "Ah, quella persona lì è così.
Ah, ecco, guardate che carta si è girata. Razionalità, logica. Cercate di fare una lista, i pro e i contro, una cosa per lo stile, sia che sia un lavoro, sia che sia una situazione o una persona, okay? Bene, un ultimo messaggio per gli amici dei gemelli da parte delle fatine, andiamo un pochettino a vedere. Okay. Abbiamo bellezza, quindi questa fatina sta dipingendo letteralmente un arcobaleno. Sento che per certi versi avete bisogno di circondarvi di bellezza, di cercare di vedere anche un po' il bello che vi sta intorno, ecco, no? Poi abbiamo positività, sta meditando la fatina, quindi io sento che c'è bisogno di, lavorare su quelli che sono i pensieri positivi o comunque cercare sempre quello che è il lato positivo. E condivisione. Condivisione può parlarmi di quello che è condividere i pensieri, le emozioni, il tempo, o anche qualche tipo di bene materiale. Però qua fate attenzione, perché, questa è anche la carta del ladro e avete la perdita di denaro e il lavoro, quindi fate attenzione verso la fine del periodo a quello che si prospetta, se vi capitano dei contratti leggete bene fino in fondo, fate attenzioni alle illusioni, perché qua c'è il sogno compiuto e al contrario. E qui sento che non avete comunque con l'asso di spade al contrario che c'è una sorta di confusione mentale, quindi state all'occhio diciamo verso la fine del periodo, okay? Bene cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.